Test del Barrace. Questo è un test piuttosto semplice da riprodurre in casa per valutare e quantificare le difficoltà che il nostro paziente ha di esplorare il campo visivo di sinistra. Per eseguire questo test, che non è un esercizio, ma semplicemente un test, abbiamo bisogno di 2 fogli A4 da tenere uniti con una strisciolina di nastro adesivo. Rigiriamo i fogli per non avere ingombro del nastro adesivo e avremo cura di fissare i fogli al tavolo per evitare che il paziente abbia difficoltà di tenere il foglio con una mano sola mentre con la penna deve eseguire il test. Quindi ai 4 angoli metteremo ulteriori striscioline di nastro adesivo. Con un pennarello nero poi avremo cura di segnare diverse stanghette nere con orientamento nello spazio casuale e variabile lungo tutta la superficie dei 2 fogli. Cerchiamo di aver cura che la metà dei 2 fogli coincida con la linea di mezzo del nostro corpo. Una volta che abbiamo preparato il campo di lavoro, daremo il pennarello al nostro familiare che dovrà individuare ogni stanghetta e depennarla in questo modo. Ecco qua, così, come vi sto facendo vedere. Quello che dobbiamo osservare sono piccoli indizi ed elementi che ci possono indurre a pensare alle sue difficoltà cognitive di esplorazione dello spazio di sinistra. Come vedete io ho iniziato a destra per farvi vedere quella che è una delle tendenze caratteristiche del paziente emiplegico sinistro. Dobbiamo considerare che quando abbiamo una penna in mano ed un foglio davanti stiamo richiamando quello che è l'azione caratteristica dello scrivere, quindi tendenzialmente la nostra abitudine è quella di cominciare da sinistra verso destra. Questo si tratta di un indizio, anche se piuttosto debole, della preferenza del paziente di indirizzare la propria attenzione verso destra. Un altro aspetto che dobbiamo individuare è il tempo in cui il paziente sta con l'attenzione verso destra piuttosto che sinistra, quindi vedremo che impiegherà più tempo nella ricerca verso destra e meno verso la parte sinistra. Questo è un altro indizio da doverci annotare. Un'altra delle difficoltà, nei casi più gravi, è quella proprio di tralasciare alcune stanghette, quindi vedremo che le stanghette di destra vengono depennate in maniera più semplice fino a lasciare escluse quelle che si trovano maggiormente a sinistra. Questi sono solo degli indizi che ci inducono a ragionare sulle sue difficoltà. Il mio consiglio è quello di filmare l'esecuzione del test da parte del vostro paziente per metterla a confronto con quella che farete a distanza di altre settimane dove avrete fatto gli esercizi neurocognitivi che vi mostrerò nella videoguida, in modo tale da vedere che questi difetti mano a mano vanno diminuendo. Ma questo dobbiamo cercare di individuarlo anche nella quotidianità. Infatti, se il nostro caro ha difficoltà, per esempio, nell'esplorazione dello stesso piatto in cui mangia, quindi abbiamo l'evidenza che tralascia il cibo che si trova sulla sinistra, potremo vedere che invece riesce ad esplorare in maniera più agile, oppure nell'esempio che vi facevo della rasatura, oppure nella gestione stessa del suo corpo. Ad esempio, tante volte i pazienti con un forte neglect tralasciano il braccio sinistro senza considerarlo. Allora riuscite a vedere che con il braccio destro cominciano a considerarlo. Questo ancora non è un segnale evidente di ripresa, perché anche il fatto di tenere con la mano destra il braccio sinistro è un'ulteriore evidenza della difficoltà gestionale del braccio sinistro, perché è come se venisse utilizzato come un oggetto afferrato con la mano destra. Stessa cosa potremmo osservarla nell'arto inferiore sinistro, che spesso si presenta
distaccato dal corpo, quindi abdotto in questo modo con il ginocchio cadente verso sinistra, e possiamo vedere che mano a mano riesce a tenere una maggiore simmetria dell'arto inferiore. Ecco, questo è come poter replicare in casa uno dei semplici test che si possono eseguire per valutare il neglect.